No, Marco. Quante volte lo devo ripetere? Non posso farlo. Sì, lo so. So che non è corretto, ma davvero non posso farlo. Non importa cosa. No, non insistere. Ovviamente non capirà. Non mi perdonerà mai. Non lo so. Dovrò trovare una soluzione da solo, ma lui non può scoprirlo. No, mio padre non può scoprirlo. Non mi perdonerà. Quello che ho fatto è stato qualcosa di totalmente sbagliato. Posso sapere qual è la cosa terribile che non puoi dirmi, Richard? Voglio sapere. Papà. Ciao. No, non è niente. Hai sentito male? No, ho sentito molto bene. Stavi dicendo al tuo migliore amico che hai fatto qualcosa di terribile e io voglio saperlo. Papà. Sono davvero dispiaciuto. Ti prego, perdonami. Mi dispiace tanto. Prometto che non accadrà mai più. Datemi solo un'opportunità, per favore. Questa volta ho fallito, ma prometto che supererò il prossimo esame. Non so cosa mi sia successo. Ho studiato tanto, ma non ce l'ho fatta. Prometto che non accadrà più. Perdonami. Aspetta un minuto. La cosa terribile che hai fatto è stata quella di non aver superato l'esame di metà trimestre. Sì, ma non accadrà più. Non so cosa sia successo. Per favore. Va bene, figliolo. Perché dovrei arrabbiarmi solo per un esame? Beh, non ho mai fallito un esame. Ho sempre preso ottimi voti. Sono lo studente migliore. O meglio, ero lo studente migliore. Con questo fallimento. Non lo so più. Oh, Dio. Sei serio? No, non puoi essere serio. Figliolo, va bene. Voglio dire, va bene fallire a volte. Non è un grosso problema. Per me. È la prima volta che fallisco un esame e mi sento malissimo. Non posso crederci. Ok, dobbiamo parlarne. Ti dirò perché il fallimento è anche importante. Il fallimento ci insegna l'amore, le relazioni, il denaro, gli affari e le persone. Il fallimento pone le basi per raggiungere i nostri obiettivi. Possiamo usare il fallimento come strumento didattico per migliorare le competenze, come la risoluzione dei problemi, la leadership, la comunicazione, il processo decisionale, l'apprendimento e così via. Pensa al fallimento in questo modo. Ogni decisione che prendiamo ha una probabilità di successo del 50%. E una garanzia al 100% di insegnarti qualcosa di nuovo nel processo. Vedi? Lo dici solo per non farmi sentire in colpa. Sei mio padre. Devi dirmelo. Dai. Lo so. Quando provi un fallimento, puoi sentirlo nello stomaco. Potresti pensare a te stesso, non tornerò mai più da tutto questo. So che la tua fiducia e autostima possono subire un duro colpo. Potresti non voler provare di nuovo qualcosa di nuovo.
Ma lascia che ti dica una cosa veramente importante sul fallimento, mio caro figlio. Thomas Edison ha impiegato 10.000 tentativi per perfezionare la lampadina. La prima azienda di Bill Gates fu un completo disastro. Sul serio. Walt Disney fu licenziato da un lavoro in un giornale per mancanza di creatività. Puoi credersi. Michael Jordan è stato escluso dalla squadra di basket del liceo. Oprah Winfrey è stata licenziata dal suo primo lavoro, dove ha subito molestie sessuali in un ambiente lavorativo ostile. Le persone di maggior successo al mondo hanno fallito, spesso. Ma Quali lezioni può insegnarti il fallimento? Onestamente, la nostra definizione di fallimento potrebbe variare a seconda delle nostre esperienze. Quindi, cos'è il fallimento? Il fallimento è definito come una mancanza di successo. Il fallimento è definito come l'incapacità di soddisfare un'aspettativa. E un esempio è il tuo esame. Ti aspettavi di prendere un buon voto, ma non ce l'hai fatta. Il fallimento fa male. Non ci fa sentire bene. Può mettere alla prova il nostro perfezionismo. Può essere difficile riprenderci e riprovare. Quindi, cosa impari dal fallimento? Beh, molto più di quanto pensi. Per esempio, resilienza. dal fallimento impariamo la resilienza. È difficile non imparare a costruire la resilienza dopo un fallimento. Soprattutto se sei determinato a superare il fallimento. Mi creda. La resilienza può aiutarti a costruire una mentalità di crescita. Può aiutarti ad adottare i comportamenti giusti per superare il cambiamento. Umiltà. Il nostro ego è sensibile. Possono crescere ed evolversi in bestie proprie. E la maggior parte delle volte, una buona dose di fallimenti fa bene al nostro ego. Ci mantiene umili. Il fallimento può insegnarci come incarnare caratteristiche importanti, come l'umiltà nella leadership. Flessibilità. Anche i piani meglio concepiti vengono interrotti. E questo vale anche per i fallimenti. Penso spesso alla frase: non puoi fare sempre la stessa cosa e aspettarti risultati diversi. I fallimenti ci insegnano flessibilità, adattabilità e come superare gli ostacoli. Ci insegna a usare il cambiamento a nostro vantaggio. Ci mantiene agili e ci aiuta ad adottare quella mentalità di crescita. Innovazione e creatività. Proprio come la flessibilità, l'innovazione e la creatività possono presentarsi come lezioni di fallimento. Pratica un po' di pazienza e di lavoro interiore per mantenere il flusso creativo, anche in caso di fallimento. Motivation. Forse ti starai chiedendo in questo momento: motivazione? Eh sì. Quando qualcuno mi dice che non posso fare qualcosa, sono molto più determinato a dimostrargli che si sbaglia. Spesso, i nostri fallimenti sono motivatori. Ad esempio, supponiamo che tu stia esercitando le tue capacità di presentazione. Hai fatto più presentazioni e opportunità di parlare in pubblico. E commetti errori lungo la strada. Ma alla tua 10ª esibizione, finalmente ce la fai alla perfezione.
Vedere i progressi lungo il percorso è una grande motivazione. Il fallimento può aiutare ad alimentare la nostra motivazione e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. È importante imparare dal fallimento perché ci avvicina di più al successo. Come disse Bill Gates, va bene celebrare il successo, ma è più importante ascoltare le lezioni del fallimento. Bene allora. Non sei arrabbiato perché non ho superato un esame? Potrò farlo meglio la prossima volta. E sono sicuro che lo farai. Confido in te. Sei mio figlio e ti sosterrò sempre. Grazie mille, papà. Mi insegni sempre grandi cose. Ti amo. Ti amo anch'io, figliolo. Ora andiamo a prenderci un gelato per festeggiare il tuo primo fallimento.